Buongiorno a tutti, mi chiamo Elisa Bondavalli e in Cloudflare mi occupo di digital marketing. In questo breve quick start approfondiremo Cortex, ovvero la piattaforma che abbiamo sviluppato internamente con l'obiettivo di metterti a disposizione tutto il nostro know-how in modalità self-service, in cui tu utente sei il protagonista. Attraverso Cortex hai un unico accesso per tutti i tuoi servizi che puoi attivare direttamente dalla nostra piattaforma, appunto. È 100% self-service, quindi appunto puoi gestire in modo semplice e intuitivo da un pannello di controllo tutto ciò che riguarda i tuoi servizi e il tuo account. Hai la possibilità di monitorare i consumi costantemente, quindi lo stato anche dei servizi attivi e non attivi. Fotografiamo costantemente la situazione e in modo da riportare le informazioni di cui hai bisogno nel modo più rapido possibile. Infine, sempre da Cortex hai la possibilità di richiedere supporto in qualsiasi momento e siamo sempre disponibili a rispondere a qualsiasi problematica che si riscontri. Il quick start sarà diviso in più parti. La prima parte approfondiremo ciò che riguarda l'account manager, ovvero il portale che riguarda tutta la gestione dell'anagrafica del tuo account, per poi passare alla parte più operativa dei servizi. Il primo portale a cui accedi dopo esserti registrato o aver effettuato il login a Cortex è Account Manager. Account Manager è il portale che contiene tutti gli strumenti di gestione, anagrafica, utenti, prezzi, fatture e supporto, e lo puoi facilmente riconoscere innanzitutto dal logo qua in alto, appunto, in cui viene definito Account Manager, e anche dal colore bianco presente in tutta la navbar. Sempre nella navbar trovi il menu rapido di supporto. Premendo qui infatti puoi accedere al supporto, visualizzare i case oppure accedere a quelle che sono le nostre risorse, come la status page, in cui vengono aggiornati costantemente i stati dei nostri servizi, oppure accedere alla nostra knowledge base, in cui vengono aggiornati le guide per tutte le variazioni, modifiche che puoi effettuare in modo autonomo nei nostri vari portali. Sempre nella navbar, nel menu invece qui in alto a destra, trovi il menu utente, in cui innanzitutto puoi riconoscere il nome del tuo utente e appena sotto invece il nome dell'account di cui fai parte. Premendo qui puoi accedere al dettaglio del tuo profilo utente, accedere direttamente al project manager di cui parleremo tra poco, oppure effettuare il logout. Andiamo ora a vedere il dettaglio del portale Account Manager. Innanzitutto qua sulla sinistra ti trovi sempre le principali sezioni del portale stesso, e iniziamo dalla prima, appunto, dashboard. E nella sezione dashboard hai innanzitutto l'accesso alla navigazione verso il project manager, da cui puoi accedere e gestire tutti i vari progetti o servizi. Di seguito poi hai la navigazione rapida verso le principali sezioni, diciamo azioni del portale, quindi la gestione dell'account, l'invito utenti, la gestione degli utenti, i prezzi, i consumi, e qui di seguito invece hai l'elenco dei cases aperti. Passiamo ora alla sezione account. Innanzitutto, in ogni sezione dell'account manager puoi accedere direttamente al project manager da questo bottone che troverai appunto in tutte le sezioni. Detto ciò, passiamo ora a account. Nella sezione account, nella tab anagrafica, visualizzi e modifichi tutti i dati anagrafici che hai inserito nel momento di registrazione del tuo account, per cui la regione sociale, la partita IVA, il telefono, la PEC, eccetera. Per quanto riguarda invece il pagamento, la sezione pagamento hai tutto ciò che riguarda il dettaglio, la fatturazione e il pagamento associato al tuo account, e come nell'anagrafica la possibilità di modificarlo direttamente premendo questo bottone. Nella sezione impostazioni invece hai la possibilità di richiedere l'attivazione di partnership, quindi diventare nostro partner, e qui elencato trovi il link diretto al sito, in cui puoi scoprire tutti i vantaggi, diciamo, legati a questa partnership. Qualora fossi interessato, puoi premere questo bottone e un account manager ti contatterà direttamente per approfondire la questione. Sempre nella sezione impostazioni puoi disattivare l'account, e come indicato qui, per disattivare l'account deve essere abilitata l'autenticazione multifattore, che andiamo a vedere tra poco, e l'account non deve avere servizi attivi. Passiamo ora alla sezione utenti.
Nella sezione utenti innanzitutto, trovi una tabella con elencati appunto tutti gli utenti collegati al tuo account. Premendo questo bottone hai la possibilità di invitare quanti utenti vuoi. Per farlo devi innanzitutto scegliere tra 2 modalità di invito, ovvero invitare l'utente per mail oppure generare un codice invito e comunicarlo direttamente all'utente. In entrambi i casi devi scegliere quello che è il ruolo utente, che sono questi, a cui ovviamente corrispondono diversi permessi. Una volta invitato l'utente, appunto premuto qui, l'utente stesso dovrà accedere al vostro account esistente loggandosi e registrandosi. Tornando all'elenco appunto alla sezione utenti, puoi visualizzare il dettaglio di ciascun utente, premendo qui, e andare a modificarne appunto la mail o il dettaglio comunque qui. E ciascun utente puoi gestire, quindi abilitare o disabilitare quella che è l'autenticazione multifattore. E su questo punto vi consiglio caldamente di farlo, in quanto consente comunque di aumentare il livello di sicurezza del tuo utente e in quanto poi diventerà obbligatorio a breve. Tornando invece al discorso utenti, in qualsiasi momento puoi reimpostare la password dell'utente, disattivarlo oppure anche eliminarlo. Per quanto riguarda l'utente, hai la possibilità poi di accedere a quella che è la gestione delle chiavi API legate appunto a questo utente. Passiamo ora alla sezione gestione dei prezzi. In questa sezione puoi visualizzare quello che è il listino di acquisto legato al tuo account. Come viene indicato qui, i prezzi sono calcolati automaticamente basandosi su un mese di 730 ore e in questa tabella puoi visualizzare innanzitutto l'elenco di tutti i prodotti che puoi attivare direttamente da Cortex, puoi ricercare per nome oppure utilizzando il filtro categoria. In qualsiasi momento puoi visualizzare i prezzi a canone mensile oppure switchando a prezzi a canone orario in questo modo. Nella sezione promo invece visualizzi quelle che sono tutte le promo applicate al tuo account e a cui puoi accedere al suo dettaglio premendo qui. Qui vedi appunto il dettaglio della promozione attiva su ogni prodotto selezionato. Per quanto riguarda i voucher invece, anche qui nel stesso discorso vale per le promo, hai la possibilità di visualizzare quelli che sono i voucher attivi applicati al tuo account, che andranno a scalare in base al tuo utilizzo. Passiamo ora alla sezione riepilogo costi. In questa sezione appunto vedi innanzitutto l'overview dei costi globale, in cui il costi viene incrementato su base oraria ed è riferito solamente al mese corrente, infatti all'inizio di ogni mese viene azzerato. Puoi esplodere ciascuna di queste voci di questa tabella e visualizzare il dettaglio, che poi ti riporta a queste 3 sezioni. Partiamo dalla prima, la sezione servizi. E comprende tutto quello che riguarda tutti i servizi che vengono attivati direttamente in Cortex e qui trovi il dettaglio appunto e in qualsiasi momento puoi richiedere il dettaglio dei consumi scaricando il CSV direttamente da qui, oppure richiederne il dettaglio di un mese precedente, ad esempio selezionando quello che è il mese e l'anno di riferimento di cui hai bisogno del dettaglio. Stesso discorso vale per il traffico telefonico, qualora avessi dei servizi con il traffico telefonico incorporato, anche qui puoi in base alla selezione del mese, puoi generare il dettaglio e scaricarlo. Per quanto riguarda gli ordini, in questa sezione trovi tutto ciò che riguarda i preventivi con costi una tantum assegnati al tuo account, puoi ricercare per nome oppure per stato e visualizzare nel dettaglio qui. Appunto trovi la data di creazione, il metodo di pagamento riferito all'ordine stesso e gli importi una tantum col prezzo e le quantità di riferimento. Per quanto riguarda i contratti invece, e anche qui hai il riepilogo dei contratti attivi sul tuo account, fanno riferimento a tutti quelli che sono contratti a canone mensile attivati esternamente rispetto a Cortex e puoi accedere al suo dettaglio qui.
Anche qui, come negli ordini, puoi visualizzare la data di inizio, i termini di contratto, i termini di rinnovo, canoni mensili oppure eventuali importi una tantum associati. Per quanto riguarda invece le fatture, in questa sezione puoi innanzitutto visualizzare quello che è l'elenco delle fatture associate al tuo account e appunto puoi ricercare per nome e poi utilizzare il filtro appunto, in questo caso data diciamo l'arco temporale. E puoi visualizzare, dalla tabella puoi visualizzare innanzitutto il nome, il numero, la tipologia della fattura, l'emissione, la scadenza, il totale, oppure le possibili azioni come il download del PDF della fattura di cortesia, oppure il CSV con il dettaglio dei costi, oppure il traffico telefonico. Per visualizzarne il dettaglio senza scaricarne, puoi cliccare qui, appunto in cui vedi quanto detto, e anche qui puoi scaricare il dettaglio o la fattura di cortesia. Per quanto riguarda invece il supporto, hai accesso, diciamo, a questa visualizzazione in cui vengono riportate tutte le azioni disponibili legate al supporto. Nella prima card hai tutto ciò che riguarda il contatto diretto con il team di supporto, quindi la visualizzazione dei case, la mail a cui puoi scrivere in qualsiasi momento, oppure il numero di telefono a cui puoi chiamare. Trovi invece nella seconda card il livello di supporto attuale con la possibilità di upgrade. Nella terza card invece hai tutto ciò che riguarda i professional service, quindi la possibilità di intanto visualizzare le ore rimanenti che non hai ancora utilizzato di professional services, oppure di acquistarne ulteriori. Nelle card in fondo invece trovi la prima card è quella che si riferisce al tuo account manager di riferimento con i relativi contatti, quindi mail, numero di telefono ed eventuale chat con Teams. E infine con la possibilità di accedere alla status page che ti permette di visualizzare lo stato dei servizi e rimanere comunque aggiornato sulle varie problematiche o manutenzioni programmate, e a guide e tutorial invece vedere gli articoli e le guide sulla nostra knowledge base che vengono aggiornati costantemente. Andiamo ora a vedere il dettaglio del Project Manager, ovvero il portale che ti permette di gestire tutti i tuoi progetti e i tuoi servizi. Per accedere al Project Manager puoi premere nella sezione dashboard in questo bottone, oppure ti ricordo che in ogni altra sezione trovi sempre disponibile il bottone qua in alto. Oppure un'altra possibilità ancora è dal menu utente qui in alto e nel menu tendina accedere al Project Manager. Eccoci qui nel Project Manager, ovvero il portale che contiene tutti gli strumenti di gestione dei progetti e dei servizi. Lo riconosci facilmente innanzitutto dal logo che trovi qui in alto, appunto Project Manager, e dalla colorazione blu scuro in tutta la navbar. Sempre nella navbar hai accesso al menu rapido di supporto premendo questo bottone, in cui appunto hai i link utili alla status page oppure alla nostra KB. Di seguito trovi indicazioni di con quale utente sei loggato e a quale account, e premendo qui hai la possibilità di vedere il menu utente in cui puoi accedere direttamente al tuo utente, oppure accedere all'account manager, oppure effettuare il logout dal portale stesso. Andiamo ora a vedere il dettaglio del project manager. Innanzitutto nella sezione dashboard troviamo nella parte qui in alto diciamo il link alle 3 principali sezioni del portale, che sono appunto i progetti, la possibilità di visitare le nostre guide, la nostra knowledge base e visualizzare la status page. Di seguito invece trovi 2 grafici, ovvero il grafico dell'andamento dei consumi del mese corrente e il grafico per fatturato per servizio del mese corrente. Andiamo ora invece alla sezione servizi. Qua di seguito trovi appunto elencati tutti i servizi disponibili in Project Manager. Facciamo una breve panoramica, diciamo, di ciascun servizio, poi dopo nel dettaglio non ci andremo con altri tech talk, ecco. Allora, il primo è Acronis Cyber Backup, è il servizio che integra le funzionalità di backup as a service e cyber protection avanzate per tutti i workload. Il servizio Vim Cloud Platform invece è il servizio che ti permette di ottenere la Vim Availability Suite in modalità as a service, applicando piani di protezione, replica e disaster recovery, e dalla quale hai la possibilità di richiedere anche licenze di Vim. Public Cloud è il nostro servizio di infrastructure as a service che ti consente di rispondere alle necessità di cambiamento delle applicazioni moderne, rendendo disponibili immediatamente le migliori risorse on demand.
Passo poi a Talkie invece, che è la suite Unified Communication, che ti consente in pochi passaggi e da un unico punto di rispondere a qualsiasi esigenza di comunicazione aziendale, che può essere dalla richiesta di numerazioni nazionali e internazionali, alla portabilità di numeri già esistenti, all'attivazione di account SIP, fino all'integrazione con la suite di Microsoft Teams di numeri e centralini esistenti oppure nuovi. Cloud Native Apps invece è il marketplace di soluzioni SaaS pronte per il tuo business. Essendo strutturate e disegnate per garantire continuità ed efficienza, sei libero nel monitoraggio di queste applicazioni, nell'aggiornamento e la loro scalabilità. Sono applicazioni sempre pronte e disponibili al tuo utilizzo. Il servizio Drive for Business invece è il servizio che applica il modello cloud alla share aziendale e ti permette quindi di aumentare la mobilità di lavoro attraverso condivisione e accesso al server aziendale, preservando comunque sicurezza e familiarità nell'utilizzo. Infine, il servizio email è il servizio di posta elettronica professionale che integra gli strumenti utilizzati ogni giorno in azienda e garantisce una comunicazione e collaborazione efficace. Detto ciò, passiamo invece alla sezione progetti. Nel project manager un progetto è definito come una, diciamo, una componente del project manager appunto, che è utile ad ordinare e classificare un insieme di servizi che sono associabili a una unità organizzativa, ad esempio a una sede, a qualche ramo della tua azienda che vuoi che abbia servizi separati. È un po', diciamo, a discrezione dell'account. Premendo qui hai la possibilità innanzitutto di visualizzare quelli che sono gli progetti attivi in questo momento e hai la possibilità di ricercare appunto per etichetta nella barra di ricerca qui in alto. Hai sempre la possibilità di creare un nuovo progetto, puoi loggarti nel progetto direttamente, che appunto ti riporta al tuo progetto. Hai la possibilità di modificare il nome del tuo progetto. Hai la possibilità di impostarlo come predefinito, quindi nel momento in cui apri il Project Manager è il primo progetto a cui accedi, ed infine la possibilità di eliminarlo, eliminare un progetto. Questo per farlo devono essere eliminati tutti i servizi contenuti all'interno del progetto. Ti ringrazio per aver seguito tutto il Quick Start e per qualsiasi dubbio non esitare a chiedere al tuo account manager di riferimento o al team di supporto. Siamo a completa disposizione e anche in ascolto per eventuali consigli e migliorie che possiamo portare alla nostra piattaforma. Ti ricordo inoltre che se per caso qualche parte non ti è chiara o preferisci approfondirla, ci sono le guide di approfondimento nella nostra KB, sempre aggiornate. E niente, ti consiglio di rimanere aggiornato seguendo anche i nostri canali social come LinkedIn e YouTube e ti auguro una buona giornata e un buon lavoro.